Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Allora, come promesso, mi sono subito messo all'opera per realizzare i video tutorial relativi al montaggio di questi nuovi pezzi arrivati di Kit di Supercar De Agostini. Grazie Kit Non per... seguo la tua logica. Ah no, di già, come potete vedere lo farò come sempre insieme al nostro amato Kit. Ciao Kit. Staremo a vedere. Come, non vuoi farlo? C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere? Sì, vorrei sapere se vuoi aiutarci in questo montaggio. Ho uno strano presentimento. Ah, non dire così, non dire così. Spero proprio di no. Allora, ridiamo un'occhiatina al fascicolo solamente per andare a vedere le parti relative ai pezzi da montare. Come accennato nel video dell'unboxing, chiaramente dovremmo occuparci... Ecco, appunto, lo sto facendo, Kit. Dovremmo andare ad occuparci di fissare insieme il carter e il passaruota anteriore destro. Quindi... Sono lieto di sentirtelo dire. Ah, grazie Kit. Non dovrebbe essere una cosa troppo complessa, diciamo che sono pochi passaggi da fare e quindi penso che riusciremo a farlo senza nessun intoppo particolare. Comunque lo vedremo, diciamo, strada facendo. Ok? Bene, allora vi ricordo prima di andare a cominciare, fai bene Kit. Le mie informazioni non sono abbastanza esaurienti. No? Niente affatto. Ma Kit, veramente non ti sei nemmeno presentato ai nostri amici questa sera. Kit, presentati. Io sono la voce del Night 2000. Kit per gli amici. Oh, bene, allora adesso che ti sei presentato, prenditi un attimo un caffè, così ci lasci momentaneamente parlare. Vi ricordo prima di cominciare di dotarvi di lubrificante. In questo caso io ho il VD40, ma come sempre vi ricordo che se avete Svitol o altre marche fa lo stesso. Eventualmente il magnetizzatore, se avete bisogno di magnetizzare la punta del cacciavite per non far, diciamo, scappare via le viti, e chiaramente un piccolo contenitore dove mettere un goccino dell'olio visto in precedenza, in maniera tale da poter mettere dentro la punta della vite per poterla lubrificare. E procediamo ad aprire la confezione in maniera tale da recuperare le varie parti necessarie al montaggio. Fate attenzione perché questa volta contiene dei pezzettini anche molto piccoli, quindi attenzione a non perdere nulla, specialmente il tappo della vaschetta che è stato messo, diciamo, sciolto e non in una bustina, quindi se cade e rimbalza magari poi ce lo perdiamo. Il tappo che dicevo è questo qua, non so se si riesce a vedere, ecco. Ecco qua. Bene, come sempre vi ricordo che è utile disporre i pezzi appena diciamo tolti dalla confezione. Vediamo anche questo dal blister. Ecco qua. È utile disporli davanti a noi in maniera tale da verificare, consultando ovviamente il fascicolo, che siano presenti tutti i pezzi elencati. Chiaramente lo possiamo verificare da questa pagina dove troviamo elencato tutto quello che è stato fornito con questo kit. Quindi, come possiamo vedere, abbiamo il passaruota, che è il pezzo 14A, il 14B, che è questo pezzo triangolare, il 14C, che è la diciamo questo è chiamato carter sul fascicolo, ma sarebbe praticamente una specie di vaschetta che contiene qualche sorta di liquido, forse olio. Poi c'è il 14E, che è questo piccolo tappo che vi dicevo poc'anzi,
e le viti AM e CP. Bene, non c'è altro per questa uscita come pezzi. Allora, la prima cosa da fare, dovremo andare ad accoppiare il pezzo 14B, quindi la staffa triangolare, con il 14A, ovvero con il passaruota vero e proprio. Quindi la prima cosa che vi consiglio di fare è sicuramente quella di preparare un po' di lubrificante all'interno del contenitore che userete poi per intingere le viti, perché qui abbiamo a che fare con dei pezzi fatti anche in metallo, quindi è bene avere un po' di lubrificante pronto. Ecco qua. Quindi una volta verificato tutto possiamo spostare anche un pochino i pezzi per farci un po' di spazio. Le prime viti che useremo sono proprio queste AM. Vi ricordo come sempre che la sigla M posta per ultima sul pacchetto indica che sono viti che vanno ad impanarsi sul metallo. Ne prendiamo due, che sono quelle necessarie per questa prima fase di montaggio. Qua, e le andiamo subito a lubrificare in questo modo. Poi, come sempre, io vi consiglio di procedere facendo la filettatura prima di assemblare le due parti. Allora, la parte da filettare sarà quella di questa staffa triangolare su questi due perni qua, in quanto è qui dove andrà veramente a far presa la vite. Quindi ecco, la posizionate e delicatamente iniziate a fare la filettatura. Ricordatevi sempre di tornare un pochino indietro ogni tanto, quindi fare un paio di giri in avanti, 2-3 giri in avanti e uno indietro, per portare fuori il materiale di scarto. Anche se non lo vedete, un pochino si crea sempre. Ecco qua. E poi risvidate completamente la vite. Questa, che è già stata sollecitata abbastanza, la teniamo qui. Prendiamo l'altra vite, eccola qua, e procediamo sempre come prima, bagnandola dentro il lubrificante, per poi procedere a filettare quest'altra parte. Vi ricordo che i pezzi non sono già filettati, la filettatura la create voi mentre avvitate, ed è per questo che se non usate del lubrificante può capitare che la vite vi si spezzi. Il rischio c'è sempre anche così, perché comunque sono viti molto piccoli, quindi la resistenza che possono avere è limitata, però l'uso del lubrificante sicuramente aiuta, come il fatto di ruotare anche all'indietro la vite per portare fuori eventuali detriti. Ecco qua. Adesso il pezzo è pronto, lo possiamo accoppiare con il passaruota. Quindi giriamo il passaruota in questo modo, prendiamo il pezzo triangolare e lo andiamo a posizionare su questi due fori qua, in questo modo. Deve essere leggibile la lettera R, vedete? Da questa parte. Allora, poi chiaramente lo ruotate, recuperiamo le viti e procediamo ad avvitare la prima vite.
Chiaramente per il momento accostatela solo, quindi non stringetela completamente, ma portatela leggermente fino a fine corsa solo per avvicinare il pezzo. Fate lo stesso anche da questa parte. Sempre senza stringere. Date una controllata da questo lato che non ci siano oscillazioni strane. Quando vedete che il pezzo è, diciamo, in posizione corretta, lo tenete un pochino spinto con il dito da dietro, senza esagerare, giusto per tenerlo, diciamo, a battuta, e completate il serraggio. Anche qui vi ripeto, non è necessario stringere a morte perché comunque non è un modello soggetto a vibrazioni. Quando vedete che la vite comunque diventa che tende a non girare più, potete tranquillamente smettere di avvitare e il pezzo è chiaramente montato. Adesso la fase successiva è quella di andare a diciamo montare anche questa piccola vaschettina qua con la sua copertura sotto, quindi il pezzo 14C e 14D, e lo attaccheremo al passaruota. In questo caso, per completare l'assemblaggio, dovremmo prendere una vite CP, quindi una vite per la plastica. Le viti per la plastica vi ricordo che non c'è bisogno di lubrificarle perché comunque il materiale è morbido, però prestate sempre attenzione a non stringerle con troppa forza, con troppa violenza, perché se mangiate troppa plastica troppo velocemente, specialmente se avvitate molto svelti, si potrebbe diciamo spanare proprio il pezzo di plastica su cui abitate e di conseguenza poi la vite girerebbe a vuoto. Quindi possiamo spostare questo leggermente di lato e prendiamo questi due pezzi qua. Chiaramente osservateli bene per vedere come sono fatti, ok? Confrontateli con il fascicolo e poi procediamo al montaggio. Allora, attenzione, il verso come andrà montato è questo. Quindi prestate attenzione a questa diciamo svasatura qua, e sul pezzo sotto noterete che c'è questo taglio, questa tacca da questa parte. La tacca andrà in corrispondenza di questo punto qua, quindi in pratica andrà così. Come vedete le tacche sono verso la parte diciamo aperta del pezzo superiore. Adesso andiamo a recuperare il passaruota, lo giriamo in questo modo e andiamo ad applicare questa vaschetta sopra questo perno rialzato centrale, questo qua. Chiaramente tenendo in modo tale da non far cadere il pezzo sotto perché ancora non è diciamo assemblato. Una volta fatto questo, girate il pezzo e prendete la vite CP che avete preparato in precedenza, la mettiamo sopra il cacciavite ovviamente, ecco qua, e la andiamo ad inserire dentro questo foro qua, in maniera tale da bloccare questa vaschetta al passaruota. Qui chiaramente vi ricordo sempre di prestare una certa attenzione a non esagerare nella forza mentre avvitate, onde evitare che possa spanarsi il pezzo. Ecco qua, in questo modo. Ora non ci resta che inserire il tappino qui sopra al foro della vaschetta, operazione semplicissima chiaramente. Non dovrebbe essere necessario incollarlo perché dovrebbe comunque avere una sua tenuta. Attenzione che non si vede molto, diciamo, ma qui è presente come una specie di piccola tacca, e lo stesso sul buco.
della vaschetta, quindi attenzione ad inserirlo in base al verso giusto. Poi comunque dal verso contrario non entrerebbe, però magari spingete troppo e magari spezzate il perno. Ok, e con questo ragazzi abbiamo chiuso questo velocissimo tutorial di montaggio veramente veloce relativo al fascicolo 14. Sentiamo allora cosa ne pensa anche Kit. Ehi Kit, allora che te ne pare? C'è qualcosa in particolare che vuoi sapere? Sì, vorrei sapere che ne pensi di questo montaggio che abbiamo fatto. È incredibile, non posso crederci. Ah, ecco, e quindi? Negativo. Ma tu mi vuoi bene? Dipende da che cosa si intende per bene. Ah, ecco. Ho capito, va, non discutere. Vabbè, che facciamo allora? Andiamo a ballare, visto che abbiamo finito? Sei sicuro? Beh, potrebbe essere un'idea. Ah no, però adesso non ci si può andare perché siamo sotto emergenza Covid, quindi i locali sono tutti chiusi. Però si potrebbe fare dello sport. Ti piace fare sport? Alcune situazioni umane mi lasciano confuso, ma il football è proprio un mistero. In effetti anche per me. Nessuno lo sa, nessuno. Ok Kit, bravissimo.